Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince, ma guardate qui che colori, guardate veramente in che posto che mi trovo. Non poteva esserci un posto migliore per testare proprio i filtri VND Mist per il DJI Mini 3. Vi farò vedere questi filtri, forse qualcuno di voi non li conosce, magari qualcun altro invece li conosce già, e finalmente arrivano anche per droni sotto i 250 grammi. Li ho desiderati per il Mini 2, ma Freewell o altre case che producono appunto filtri non li hanno fatti e questi finalmente sono arrivati e sono i filtri che a me piacciono veramente più di tutti. Se come a me ti piace filmare alba, tramonto, questi filtri non devi farteli mancare perché sono gli unici che vi regalano un effetto veramente molto particolare che non è riproducibile con post-produzione particolare con dei software e quant'altro. Andiamo quindi subito a vedere quindi nello specifico come sono questi filtri. Avete visto sicuramente un unboxing tempo fa e anche una panoramica sui filtri Freewell che abbiamo proprio per lui. Infatti abbiamo in questa confezione veramente tantissimi set di filtri proprio per questo drone, ma vi raccomando andate a vedere il video che vi lascio qui nelle schede o comunque in descrizione, perché lì ho fatto tutta la panoramica con anche tutti i link di acquisto se volete andarveli a comprare, che comunque vi rimetto anche qui in descrizione, quindi senza nessun problema, se avete necessità di prendere qualche filtro andatelo a vedere. Prima di proseguire quindi con il video, se ti va lascia un commento, un like, una condivisione, per me sarebbe veramente molto importante. Ma la domanda è: a cosa servono i filtri VND Mist di Freewell? Beh, intanto VND Mist richiama una particolare tipologia di filtro e intanto sono filtri ND variabili, quindi di base abbiamo dei filtri ND variabili. Sono ND variabili da 2 a 5 e da 6 a 9, quindi nella confezione vengono dati, vedete, due filtri, uno è quello da 6 a 9 e l'altro è questo che ci troviamo già sul drone che ho scelto per questa giornata, da 2 a 5. Ogni numero corrisponde a una determinata quantità di filtro ND, quindi a quanto andiamo a scurire la lente. Questo ci consente innanzitutto di poter riuscire a tenere la regola dello shutter speed per avere filmati smooth, quindi con quel motion blur che viene tanto ricercato oggi. Ovviamente la regola dello shutter speed, come magari chi segue il mio canale sicuramente conosce, sa che per avere questo effetto di motion blur, quindi di sfocato quando andiamo a filmare il nostro video, dobbiamo registrare con un tempo di scatto che è al doppio degli fps. Quindi se noi andiamo a filmare a 4K a 60 fps, il tempo di scatto per mantenere la regola deve essere un 120esimo di secondo, oppure se filmiamo ad esempio a 30 fps deve essere un 60esimo di secondo e così via. Ma perché questi filtri sono diversi dai VND, quindi dai filtri variabili che esistono già? Beh, perché sono mist, e mist appunto è diciamo così quella parola che sta a significare, che sta proprio a decifrare questa tipologia di filtro, un filtro che quindi regalerà un alone tipo attorno alle luci veramente molto particolare. Vi faccio vedere innanzitutto un primo video senza i filtri montati che appunto ho fatto qui poco fa, e poi ne mettiamo un altro proprio con i mist montati per farvi vedere proprio la differenza su questi filtri. Andiamo con il primo video, quindi la prima clip senza i filtri VND. Avete visto quindi la clip senza filtro VND Mist e adesso mettiamo proprio la clip usando il filtro VND Mist di Freewell.
differenza? Beh, penso sicuramente di sì. E lo stesso ovviamente vale anche per le fotografie. Andiamo a vedere ad esempio questo scatto senza il filtro messo sul drone e invece quest'altro scatto fatto proprio con il filtro mist. Si vede chiaramente quindi che attorno al sole c'è questa luce che ci regala veramente un bagliore molto particolare che veramente sarà molto difficile ricavare in post produzione. Quindi se state facendo dei video all'alba e al tramonto, per me questi sono dei filtri che sono veramente indispensabili. Li ho provati un po' in tutte le variabili di ND e devo dire che sì, funzionano veramente molto bene. Freewell da questo punto di vista li sto seguendo da tanto, collaboro con loro e dall'inizio che hanno cominciato a produrre i filtri sui nostri droni DJI, ma non solo, ha migliorato veramente tantissimo la sua qualità, rendendo comunque giustizia proprio ai droni che noi andiamo a comprare. Se volete capire come funzionano i filtri ND, ci sono un po' di video sul mio canale, ho fatto tante cose dedicate, magari posso fare una playlist dedicata proprio ai filtri ND, cercherò di lasciarvela nel canale al più presto, quindi ricercatela, perché ci sono contenuti veramente che vi aiuteranno nell'utilizzo proprio dei filtri ND. Vi aiuterò quindi ad impostare il drone, a capire proprio tutto quello che concerne la regola dello shutter speed, quale filtro ND è migliore usare per i vari scenari e quindi anche per le varie ore del giorno, quindi andatevela a recuperare, io cerco di mettervela il prima possibile proprio qui. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine anche di questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!